Ciao amici, bentornati sul canale o benvenuti. Oggi andremo a vedere un glitch molto interessante che ci servirà tantissimo per riuscire ad affrontare i boss. Quindi rimanete incollati e guardate il video fino in fondo perché vi sarà estremamente utile. Se poi ancora non avete visto tutti quanti i video, vi invito a consultare la mia playlist perché troverete tantissimi video molto interessanti. Quindi iniziamo subito con la spiegazione. Allora, intanto diciamo subito che ci andremo a fare quante volte vogliamo il bolo del maestro, ossia quella sfera che ci servirà per restarci. Come vi dicevo, non è, ho sbagliato, un glitch, ma è una vera e propria ricetta che possiamo andare a fare nel calderone. Allora, per poter realizzare questa ricetta abbiamo bisogno di alcuni ingredienti e ora vi farò vedere dove andare a prendere ogni ingrediente per riuscire a craftarci il nostro bolo. Allora, iniziamo con i primi due ingredienti che sono fondamentali. Ovviamente potete farmarli tutte le volte che volete, tranne che questi qui che sono degli ingredienti per quanto riguarda la raccolta e funziona in pratica come i minerali, cioè usciranno fuori di nuovo dopo 7 giorni di gioco. Però ci dobbiamo andare a spostare esattamente in questo punto qui della mappa. Siamo nell'estremo sud. Quando arriveremo qui ci butteremo giù perché sono qui sotto e vedete che qui ci sono delle piantine. Qui troveremo i primi due ingredienti e come vi spiegavo questi saranno da andare a raccogliere. Quindi andiamo qua, vedete ci sono questi cespugli verdi e noi andiamo a fare proprio man bassa. Ah, io come al solito sono venuta qui con l'inventario pieno, mi raccomando ragazzi svuotatevi perché almeno riuscite a prendere più roba, non fate come faccio sempre io che ho sempre l'inventario pieno. Ok, quindi ci sono almeno 3 o 4 cespugli, quindi possiamo andare a prendere un po' tutti i materiali. E qui avremo lo scarabeo palmare, che è un ingrediente che ci servirà, e poi troveremo la foglia di palmo potente, quindi questi due ingredienti. Bene, raccolti tutti, come vi dicevo, possiamo tornare qua dopo 7 giorni di gioco, ovviamente. Per far passare più velocemente il tempo, magari andatevi a fare una bella dormita. Ma ecco qui i nostri due ingredienti. Attenzione perché lo scarabeo va a utilizzare ogni slot, per quello vi dicevo, venite con l'inventario vuoto. Allora, così abbiamo raccolto i primi due ingredienti, però noi qua, visto che siamo già arrivati fin qua giù, ci andiamo anche a sbloccare il teleport. In questa maniera, almeno la prossima volta che torneremo, veniamo direttamente qua, che siamo veramente molto vicini, facciamo prima. Quindi il teleport si trova esattamente un po' più in là, qua dove lo sto mostrando in mappa. Allora amici, mentre giravo ho trovato quest'altro teleport, adesso vi faccio vedere in mappa dove mi trovo esattamente, qua. Qua ci sono praticamente dei cespugli, vedete, non so se si notano, e che ci rilasciano appunto questi materiali qui, il nucleo del potere dell'abisso, e me ne hanno rilasciati veramente tanti, quindi credo che sia quasi un drop sicuro. Ok, vedete, sono questi cespugli qua, sono molto facili da andare a battere, quindi li facciamo facilmente. E ci rilasciano non soltanto i nuclei, ma anche qualche congenio dell'abisso. Quindi provate qua a venire e anche a farmare questa nuova zona. Allora, adesso fatto questo, noi ci andiamo a spostare perché ci servirà un altro ingrediente, ossia le corna, quelle lunghe. Queste corna ce le vanno a droppare i cervi. Per andare a uccidere i cervi andremo a utilizzare l'arco, quindi portatevi con voi arco e frecce. Ora amici vi mostro dove mi trovo sulla mappa, leggermente dove c'è la R di Hernand. Dobbiamo andare verso nord, vedete che qui c'è un fiume e più o meno mi trovo lì. Prendete il teleport se ancora non l'avete preso, così poi quando dovrete tornarci sarà un attimo. E qua più o meno troveremo dei gruppi di cervi. Attenzione perché ci sono le femmine e loro non hanno le corna e poi ci sono anche i maschi, sono un po' più rari, ma ci sono, che quelli lì uccisi ci forneranno ben 4 corna di cervo. No, capre. Ok, ho trovato il cervo, almeno l'avevo visto, vediamo se
riusciamo a beccarlo, perché poi scappano, quindi bisogna essere abbastanza veloci e fortunati, perché la maggior parte, come vi dicevo, sono femmine, quindi ci danno soltanto la pelle e le piccole ossa, se non mi ricordo male. Quindi noi dobbiamo trovare invece l'esemplare maschio. Vediamo un po' se qua sopra l'avevo visto, ma è sfuggito con un razzo. No, questo non c'entra niente. Forse è andato di là. Vediamo. Comunque qui trovate tantissimi animali, vedete anche le capre, quindi se volete fare carne, eccolo questo qua, carne e anche pelle, qua è proprio il posto ideale. Eccolo qua, sono riuscita a ucciderlo e come vi dicevo ogni cervo ci dà ben 4 corna. Dunque, dopo aver farmato un pochettino, abbiamo tutti gli ingredienti, ce ne manca soltanto uno. Quindi adesso andiamo a prendere l'acqua e per farlo vi mostro dove andare. Dunque, una volta che noi abbiamo poi sbloccato il teleport dove siamo arrivati la prima volta, possiamo tornare velocemente qua al teleport e dovrebbero riformarsi i vari gruppi dei cervi, così possiamo ricominciare la nostra caccia alle corna. Allora, detto questo, noi torniamo nella città, nella prima città di Hernand, quindi facciamo il teleport perché proprio lì, come vi dicevo, troveremo un pozzo dove andremo a raccogliere direttamente l'ultimo ingrediente, ossia l'acqua. Dunque, siamo arrivati al solito teleport e ora vi faccio vedere nel dettaglio che strada dobbiamo fare. Dobbiamo andare subito qui a sinistra, percorrere questa strada verso il castello e come potete vedere poco più avanti qua ci sarà il recinto dove avevamo già imparato alcune abilità, ma qua dietro magari molti di voi non ci avete fatto caso, ma c'è esattamente un pozzo. Come funziona la raccolta dell'acqua? Beh, molto semplice, dobbiamo andare a utilizzare questo secchiello, ma prima, vedete adesso è vuoto, lo dobbiamo far andare giù e raccogliere l'acqua. Per farlo dobbiamo venire da questa parte, cercare il punto esatto per utilizzare poi la manopola e mandare giù piano piano il nostro secchio, così si riempirà d'acqua. Allora giriamo in questo senso così, lo mandiamo giù e lui si riempirà. Quando arriverà fino in fondo, non è tanto fondo, lo tireremo di nuovo su e sarà pieno d'acqua. A questo punto molleremo tutto e ci avvicineremo per andare a raccogliere la nostra acqua. Facciamo e quindi la raccogliamo. Ogni volta ci darà 5 bicchieri di acqua, quindi possiamo ripetere l'operazione quante volte vogliamo e riprendere altri 5 bicchieri e così via. Fatto questo, finalmente abbiamo l'ultimo ingrediente. Allora, adesso amici abbiamo tutti quanti gli ingredienti per poter realizzare il nostro bolo. Allora, ci serve un calderone, ma lo troviamo qui vicino, quindi noi andremo proprio qui, perché tanto perché andare a fare chilometri. Allora, mettiamo un bel segno e andiamo giù, perché qua c'è un calderone nella città. Quindi andiamo direttamente. Ok, entriamo dentro. Allora, io al momento, magari anche voi, non abbiamo la ricetta per realizzare il bolo, ma se noi non abbiamo una ricetta all'interno di questo gioco, noi la possiamo andare a scoprire. Come fare? Beh, tanto ormai gli ingredienti ce l'abbiamo, quindi, vedete, la ricetta io in questo momento non ce l'ho, però la possiamo andare a improvvisare. Infatti, vedete qua a destra che abbiamo il tasto improvvisa. Quindi quando noi andiamo a fare improvvisa, praticamente dobbiamo mettere alcuni ingredienti e creeremo così la ricetta. Visto e considerato che noi gli ingredienti li conosciamo già, lo facciamo subito direttamente. Quindi i nostri ingredienti sono l'acqua, poi le corna lunghe, poi abbiamo lo scarabeo palmare e infine la foglia di palmo potente.
Allora, messi questi ingredienti, creiamo così la nostra ricetta. Per avere la ricetta in maniera definitiva, quindi ogni volta non dobbiamo crearla in questa maniera, ce la ritroviamo già bella che è fatta, dobbiamo ripetere questa operazione, credo, se non mi ricordo male, 3 volte. Vedete che piano piano andremo a imparare la ricetta, quindi sarà memorizzata, così alla fine la troveremo direttamente all'interno del nostro calderone, come funziona su tutte queste altre che abbiamo. Allora, come ho detto, una volta che abbiamo ripetuto questa ricerca, chiamiamola così, per 3 volte, avremo la ricetta definitiva e possiamo fare tutte le volte che vogliamo a questo punto il nostro bolo. Basterà semplicemente andare a farmare gli ingredienti come vi ho fatto vedere. Allora, per oggi abbiamo terminato qui. Questa sarà veramente una vera e propria rivoluzione, perché sapete che il bolo è veramente una cosa fantastica quando andiamo ad affrontare i boss. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, commentate qui sotto e ci vediamo presto per un altro. Ciao ciao!